Qua dovrebbe essere una piccola frana. Se avessi detto questo è mare, guarda giù in fondo, non si vede nulla. Questa è la polizia albanese che ci saluta. Non so se ce l'hanno quelle donne, perché non è la prima volta che succede. Acqua pulita ne abbiamo qua, a gogo. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Questa mattina è un'apertura un po' soft perché siamo all'esterno dell'ostello dove abbiamo dormito. Sono le 7:15, 7:20 circa. C'è un silenzio di tomba, ma cerchiamo di sgattaiolare da Tirana prima del caos. Non si sente nessuno, speriamo. E domenica, in questo momento non si sente volare una mosca. Incrociamo le dita e speriamo che ci vada bene. Delle immagini così di Tirana vuota, col traffico zero, praticamente è inedita sta roba qua. Sono le 7:30 di domenica. Magari anche dormono. Ci sono 26 gradi. Mi piace vincere facile. È fantastico così, bisogna uscire solo alle 5. Siamo partiti prima perché nell'ostello fino alle 7 era vietato fare casino, quindi non potevamo utilizzare la cucina per fare un minimo di colazione. E allora, anche perché comunque sono ferie, è vero che è un viaggio abbastanza impegnativo, ma non è che mi posso alzare la mattina alle 4 per uscire a Tirana, quindi va bene così. Siamo usciti da Tirana indenni e stiamo attraversando una serie di paesini dove comunque, nonostante sia domenica, è tutto aperto. Autolavaggi, meccanici, gommisti, negozi, come se nulla fosse. Infatti ieri, parlando col Libero, un ragazzo che lavora all'ingresso del Bunkart 2, che parlava un italiano molto corretto, e gli ho detto: ma tu quali giorni riposi? Io riposo l'8° e il 9° giorno. Praticamente qui si lavora sempre H24, 7 su 7. C'è un po' di traffico e la temperatura si sta alzando. I prezzi della benzina piano piano stanno scendendo, però ci sono tante bancarelle che vendono frutta, ortaggi, verdure lungo la strada. Lungo questa strada stiamo trovando tante bancarelle che vendono oggetti fatti in vimini ed è la prima volta che troviamo questo genere di bancarelle per strada. Forse è una particolarità del posto, lo sappiamo. Questo, eccoli qua. Per assurdo vediamo più controlli della polizia da queste parti. Ci sono già 2 pattuglie che incontriamo con auto ferme e loro scrivono, quindi saranno multe verbali a gogo, che non a Tirana. A Tirana ieri sera, mentre chiudevo il video, c'erano una decina di poliziotti a parlare del centro della piazza. È passato un scooter in piazza senza casco, dove immagino non sia possibile passare. Nessuno ha battuto ciglio. Qui invece a quanto pare il controllo è più capillare. Questo è un punto che dovrebbe essere molto bello, peccato che c'è una siccità pazzesca, che c'è questo monte e intorno gli gira tutto un fiume molto molto bello. Sarebbe dovuto essere, invece guardate la siccità che c'è, un rigagnolo d'acqua. È 852, molto bella questa strada qui. Peccato il traffico che ci siamo portati avanti per un po', però guardate che panorama che c'è. C'è questo vecchio ponte di ferrovia, era stata sterrata alle spalle, insomma è very panoramic road. All'ombra forse potete apprezzare meglio quello che è il panorama, guardate qua. Roccia Viva da una parte, poi c'è il rischio di caduta massi e c'è questo fiume qui di fianco, dai colori in alcuni tratti veramente incredibili. Sta alzando un po' di vento, ma per ora molto gradevole. Questa struttura qui sopra è un cavalcavia della ferrovia, una vecchia ferrovia, molto scenico. Tra l'altro stiamo viaggiando divinamente perché sono 23 gradi e mezzo, siamo a 450 metri di altezza. Questo è uno dei tanti centri abitati che stiamo attraversando. Io non so se loro hanno problemi di acqua, ma qua l'acqua se ne consuma veramente a quantità industriali, si spreca acqua a gogo. Non è la prima fontana che vediamo andare acqua senza... Eccone un'altra. Che senso ha lasciare l'acqua aperta così quando noi magari in Italia facciamo in Italia, il resto del mondo facciamo a gara per bruciarne il meno possibile di acqua? Qua l'acqua si spreca in una maniera che voi non potete capire. Boh, vabbè, sono un po' troppo polemico forse, un po' troppo realista. Ha fatto un vento abbastanza intenso, ma la strada è very good in questo momento. Inizia a esserci curvette a gogo con una pendenza del 10%. Come vedete ha 2 corsie per noi che stiamo salendo e una per chi sta scendendo. In questo momento è in piano, ma fino a poco fa vi posso garantire. E adesso saliamo lì sopra.
vedete il tir va a passo l'uovo praticamente, sarà carico come un asinello sto tir qua. A piedi penso che andremo più veloci, è pericolosissimo. Rimarrò nella sua mezzeria, speriamo. C'è questa discesa estremamente panoramica, guardate davanti a voi, che spettacolo è, spettacolare oggettivamente. Dall'altra parte del lago c'è Ocrida, ma prima di arrivare a Ocrida faremo un giro un po' alternativo. Andremo a visitare anche un lago che è tra 3 nazioni, la Grecia, l'Albania e qual era l'altro? La Macedonia. Macedonia. Incredibile sul lago di Presta, se non ricordo male questo dovrebbe essere il lago di Presta e poi c'è il piccolo lago di Presta, c'è il piccolo e il grande lago di Presta, ma poi una volta che ci fermiamo vi riguardo meglio il roadbook, però a memoria mi sembra che si chiami così. Stiamo lungo il lago ci sono diverse bancarelline che vendono cipolle rosse. Alla nostra sinistra il lago, adesso ce lo terremo sulla sinistra per un bel pezzo. La situazione qua ci sembra molto più tranquilla anche a livello di viabilità e di traffico. La macchina ci ha fatti i fari, magari siamo dentro i limiti ma andiamo a Rechiarita, poi il limite è 40, quindi bisogna scendere ulteriormente. Altri motociclisti on the road. Italiani, Cinzia, no. Tu che controlli tutto, no? Io sono la detta le targhe, no, sono italiani. Potremmo fare anche un break tra poco. Facciamo un break. Magari sì. sosta benzina e break. Sì. Siamo a pochi chilometri da Pograd, controlli della polizia abbastanza intensi. Non so se l'ho messo perché ci passavamo o per altri motivi, adesso lo vediamo. Qui fuori ragazzi c'è un bunker con vista al lago, eccolo qua, mega bunker direi. Il limite qui è 40, 60, 60, 40, molto bassi, vanno rispettati perché, vi ripeto, la polizia ce n'è tanta qua. Questa è la polizia albanese che ci saluta, sarà un nostro follower sicuro. Fin quando ci salutano va bene. C'è un po' di traffico, sono le 9:30, la strada è quella che è. Praticamente siamo finiti in una zona a traffico limitato, a 30 km/h, c'è gente che gioca a scacchi. Alla nostra sinistra c'è il lago, zona molto rilassante questa, devo dire la verità. Sì, un po' di traffico c'è, ma molto meno della parallela che abbiamo fatto fino a poco fa. C'è questo che se la prende con estrema calma, vediamo se ci fa passare. Ok, almeno vediamo la strada. Qui sarebbe il paradiso di Cinzia, visto che si può fare anche il bagno, no? È talmente vasto che dall'altra parte non si vede la sponda. Sembra mare, vero? La sensazione, sì? Sembra mare, sì sì. Qui c'è un altro GS parcheggiato, non è italiano. Siamo sicuri che non sia mare? Sì, è il lago. C'è un po' di foschia che dà quella sensazione. Comunque, vediamo se c'è pure qualche supermercatino. Sto vedendo. Eccolo, Euromarket a destra. Siamo fermati un attimo qui a Pogradec. Cinzia è andata a fare la spesa, è andata a comprare qualcosina da mangiare. Sono circa le 9:30, 10 meno un quarto. Guardate qui. Sembra mare oggettivamente. Il fatto che ci sia foschia giù in fondo fa dare proprio la sensazione di essere al mare. Eccoci qua. Molto bello come sensazione. Noi siamo scesi da lì, abbiamo fatto tutto il lungolago. Adesso ce ne abbiamo ancora per un po', ma molto figo. C'è la sabbia a terra, molto bello. Bottina di oggi, biscotti, succo e merendina. Senza qui com'è la questione, tutti quanti cercano di passarti davanti. Chi arriva prima passa, paga tutto, si fa in gara. Basta il tuo sguardo per fargli capire che abbia tirato. Che si passa. Non è che vuoi fare una sosta o bagno qua? No. Guarda L'acqua, no. L'acqua è fantastica però. Sembra mare ragazzi, sembra mare. Il colore è incantevole, non so se l'avete riuscito a percepire dalla camera, c'è le sfumature che dalla sabbia arriva all'azzurro, sono dei cigni e non c'è nessuno, tranne le spiagge attrezzate, ma questa è spiaggia libera. Tra l'altro adesso stiamo puntando il parco del Drilon, che è a 4 km da Pogradec, dove anche nasce l'omonimo fiume, cioè la sorgente dell'omonimo fiume. Dovrebbe essere un posto fantastico. Tra l'altro, dicevo fino adesso, non sembra primavera, nel senso le temperature è totalmente diverse rispetto a quella di ieri. Sì, al sole fa caldo, ma
sono 24 gradi, ecco, ieri ce n'erano 37-38, parliamo di 10 gradi in meno, si sta perfetto per andare in moto e la temperatura ideale. Comunque io ti rinnovo l'invito, guarda qua, nessuno, staresti da sola qua, di ma. No, non piace, il lago non mi piace. Però non sembra bello, lago. sì, carino, l'acqua è pulita, però sempre Perché te l'ho lago detto che era lago? Beh, ma non sapevo, non l'avrei saputo. Se ti avessi detto questo è mare, guarda giù in fondo, non si vede nulla. No, i colori, belli i colori. Poi c'è la sabbia, non c'è manco l'alterriccio e tanta roba. Queste le foci del Drilon. C'è questo parco molto molto bello, molto grazioso, con attrezzati ovviamente dei ristoranti, dei bar. Eccolo qua, questo è il contesto. Ovviamente la vegetazione ricopre il fondo del letto del fiume, ma l'ambiente è molto carino. Eccolo qua, e sfocia ovviamente dentro il lago. Qua dovrebbe essere una piccola frana, piccola per modo di dire. Ed eccoci qua, siamo dall'altra parte del lago praticamente. Questa è la nostra destra, è tutto parco. La strada è veramente incredibile. Ed in men che non si dica, eccola qui, dogana Macedone, tra Albania e Macedonia. Per fortuna c'è poco movimento, ecco. La macchina giusto davanti a noi. Stacco quindi... il casco. Sì, ok, poca roba per fortuna. Qui al border dell'Albania ci hanno un po' rotto le scatole sull'assicurazione. L'assicurazione albanese l'avevamo fatta già. Eh sì, l'assicurazione ce l'hai, ma non per la Macedonia, ce l'abbiamo pure. È andata a Cinzia e gli hanno fatto storia. Sono andato io, it's ok. Non so se ci provano a metterti un po' i bastoni tra le ruote. Non so se ce l'hanno quelle donne, perché non è la prima volta che succede. Che vado io, perché sono sempre andata io ai controlli, in alcune frontiere non ci hanno fatto stare, alcune no, non gli andava bene qualcosa, o l'assicurazione, o la carta verde, o il documento. Arrivi tu, gli fai brutto e va tutto a posto. Quindi non so se è una questione anche di... No, gli fai brutto, però anch'io gli ho detto guarda che l'assicurazione è quella. No, non va bene, arrivi tu, va bene? Cinzia è poco simpa agli Alba qua. Dai. Poi hanno aperto il bauletto, hanno aperto il bauletto, hanno voluto controllare che se fosse dentro il bauletto, pensavo ci avessi, che poi se c'ho qualcosa di illecito, non la metto nel bauletto, magari la metto nei borsi laterali. Hanno aperto il mio zaino. Proprio aperto il suo zaino, hanno visto che non c'era nulla, hanno richiuso, arrivederci e grazie. Ed anche oggi vi stiamo portando oltre il confine. Il viaggio continua, oltre il confine, Macedomax, dopo la pubblicità. Tracorsa, adesso c'è la dogana Macedone però, ma qui speriamo di andare anche più lisci di là. 2 auto sono passate avanti, mentre facciamo quella piccola gag della clip, pazienza. Siamo di nuovo in Macedonia, la frontiera macedone non ci ha fatto nessun tipo di storia, hanno veduto i documenti, hanno controllato l'assicurazione che avevamo già fatto ovviamente. That's ok, Galicia National Park, è questa che vedete davanti a voi, natura poderosa da queste parti, verde a go-go. Affacciato sul lago, ed il lago è esattamente qui, c'è il monastero di Svetinam che è qui davanti. Detto così probabilmente non vi dirà nulla, ma più tardi alzeremo il Mavic, prima lo vediamo dal basso, poi lo vedremo anche dall'alto e rimarrete assolutamente con le bocche aperte. Un'acqua limpida, un fondo verde, un ponticello, qui c'è il fiume che esce nel lago che ha un'acqua incredibile. Se avessi tempo mi ci farei anche magari stasera quando andiamo a altri. Pulita, molto pulita. Acqua pulita ne abbiamo qua, a go-go. Sì, l'acqua è fantastica, ora la faccio vedere. Guardate che acqua incredibile che c'è qua. E il monastero sorge esattamente lì, proprio sulle sponde del lago. C'è questa fontana davanti al monastero, il monastero è quello alle spalle, veramente preso d'assalto per le foto. Ed è uno dei pochi posti dove abbiamo visto fontane dell'acqua. In tutta Tirana non abbiamo trovato una fontanella dell'acqua. E siamo all'interno del monastero, eccolo qua, poi lo vedremo dall'alto. Il contesto in cui sorge è letteralmente mozzafiato, pazzesco, bucolico. Cinzia ha trovato il suo posto, comodità, fresca, all'ombra.
Questo è il contesto in cui sorge questo fantastico monastero, guardate qua che vista che c'ha. Ripeto, da qua potrà dirvi anche poco e nulla, ma adesso che alziamo il Mavic salterete dal divano. Trasparente. Sì, c'è un'acqua incredibile. Ripeto, in fondo sarà complice la foschia, sembra di essere veramente al mare. Dentro non so se si può filmare. So this is the chapel for Saint Naum. This person that is painted with brown hair and brown beard is how Saint Naum is painted every year. Wall saints painted from head to toe. Usually you find monks and priests that were here in this monastery in different periods. So it is very common paintings to be painted on another painting. So they're painted in different periods. Then you have upper sections. So here instead of life of Jesus and Mary, you find scenery from life. Comunque l'area dove sorge questo monastero è estremamente attrezzata, c'è tanto verde, ci sono tante zone picnic, tanti tavolini, tante sedute, ci sono delle fontane, cosa che in tutta Tirana abbiamo fatto fatica a trovare, anzi in tutta Tirana non ne abbiamo trovata mezza di fontane. C'è il lago, quindi uno vi arriva qua, si fa il bagno al lago, si prende un po' di sole, si rilassa, si può fare il picnic, può fare il pranzo al fresco, si sta divinamente, e ve lo dice uno che indossa i jeans in questo momento e gli stivali da moto. Con i pantaloncini corti forse fa pure fresco. E chi vuole rilassarsi in maniera ancora più estrema, c'è anche il boat trip. Ci sono diverse barchini che si possono noleggiare e vi fanno fare un giro su queste sorgenti estremamente pulite, limpide, terse direi. Galicica National Park. Guardate che vista che c'è questo bunker sul lago di Presta, è infinito sto lago, gigante, veramente gigante, e anche Cinzia ha ammesso che ha dei colori incredibili. Adesso arrampicheremo su una stradine piccole che ci porteranno al piccolo lago di Presta. Il piccolo lago di Presta che caratteristica ha? È una caratteristica che è un lago che si diviso in 3 nazioni: la Grecia, la Macedonia e l'Albania. Qua la strada è rovinata, quindi passo moderato e Rechiaritta. Per andare dal lago di Presta al piccolo lago di Presta si paga un pedaggio di 110 dinari e Public Institution Galicica National Park. Questa è l'entrata, adesso pagheremo e proseguiamo. Siamo all'interno del Galicica National Park. Sono brutta. Qua c'è Cinzia che è un po' provata, anche se oggi la temperatura... Cinzia si lamenta dei capelli, anche se oggi la temperatura è decisamente d'altissimo livello, siamo sui 26-27 gradi, che ribadisco, ripensando a dove eravamo ieri, le temperature di ieri a 37-38, qui è tanta roba, 10 gradi in meno. Ecco Cinzia, qua si sta freschi, dai.
freschini, dai. Dai, qua si sta meglio. Adesso ci addentriamo, saliamo. Il biglietto, una particolarità, il biglietto costa 110 dinari, sono circa 2 euro più o meno, e vale una giornata intera. Quindi ho detto, guarda che noi dobbiamo andare e poi tornare, non è che fa pagare 2 euro ancora, no. Il biglietto vale la giornata, quindi potrete passare 100 volte, ovviamente per assurdo. Adesso andiamo, si va in sella. Che c'è arrampicando nel parco è incredibile, qua sotto si nota perché tra l'azzurro del cielo e l'azzurro del lago è spaziale. In basso si vede tutto il serpentone di strada che abbiamo fatto, magari visto che dobbiamo farlo anche al ritorno vediamo se si vedrà meglio, ma sarebbe ideale alzare il Mavic, ma adesso andiamo un po' per le lunghe poi, però vi garantisco che è tanta roba. Il manto non è bellissimo, si va piano. C'è qualche auto che viene nel senso contrario, anche abbastanza allegro qualcuno, ma natura top. Siamo a 1400 metri di altezza, l'aria inizia a essere un po' più fresca, si sta decisamente bene e questa è la natura che c'è davanti a noi, intorno a noi. Possiamo fare a meno di fermarci nel punto panoramico, Cinzia, perché penso che più panoramico di questo non ci sia nulla. Girati Panoramico a destra. on the road. Guarda sotto la strada, ma che roba è qua sopra, ragazzi? Siamo usciti dal bosco, siamo a 1600 metri, è tutto molto estremamente wild. Ecco, Questo è il punto panoramico. Punto panoramico, qui è tanta roba, ragazzi. Per non saperne leggere né scrivere vi dico che questo merita di brutto qua. Siamo a 1600 metri e davanti a noi il piccolo lago di Presta. Da questo lato, a scendere verso il piccolo lago di Presta, l'asfalto è decisamente migliore, è asfaltato decisamente meglio, non c'è una buca, non c'è un'imperfezione, mancano sì delle segnalatiche a terra, ma conta da biliardo. Ma che spiagge che ci sono, cioè sembra mare, sembra oggettivamente un fiordo qua dall'alto. Guardate sotto che spettacolo che è, beautiful. Specchio, non si muove nulla, i colori non sono come quell'altro lago a vederli così, anche se, ma che belli sono, Sì, è bello. I colori sono stupendi, Sì, non un po' belli. più chiari, però Un po' più chiari belli. e più piccolo questo lago qui. Questo è quello diviso tra 3 nazioni, abbiamo detto, Macedonia, Grecia e Albania, però guarda che azzurro che c'è, questo è un azzurro pazzesco. Adesso qua davanti c'è un paesino, vediamo se c'è qualcosa da mettere sotto i denti. Quindi i paesini che abbiamo attraversato praticamente sono agglomerati di case, siamo in piena campagna macedone fondamentalmente, quindi sono contadini, alcuni anche benestanti perché ci sono delle case molto belle, però non abbiamo trovato nulla da mettere sotto i denti. Qui tra una decina di chilometri ci dovrebbe essere una pompa di benzina, generalmente nella pompa di benzina c'è un bar, c'è qualcosa, vediamo un po'. Questi sono i paesini che stiamo attraversando adesso. Abbiamo optato per non rifare lo stesso passo che abbiamo fatto prima, anche se è un passo bellissimo, un bel parco con una bella vista soprattutto dall'alto, però l'abbiamo già visto, quindi almeno vediamo qualcosa di diverso. La distanza della nostra struttura è sempre la stessa. Nel frattempo abbiamo finito di attraversare questo piccolo paesino, Gorno Perovo, e proseguiamo. È circa l'una e ci sono 31-32 gradi. Lungo la strada abbiamo trovato questo supermercatino, questi 2 supermercatini in realtà. Il problema adesso è un altro, speriamo che accettino carte di credito perché di moneta loro ne abbiamo poche, oppure accetteranno gli euro. Vediamo un po' come si mangia, cosa si mangia e come faremo per mangiare. Alla fine siamo riusciti a comprare da mangiare con le poche monete macedone che c'erano rimaste da settimana scorsa. Adesso che arriveremo a Ohrid ovviamente cambieremo altro cash perché ci occorrerà per pagare la struttura, per fare benzina per domani, ma comunque abbiamo sbarcato il lunario, tonno, del pane e acqua. Il parco che abbiamo attraversato sicuramente ha il suo fascino, è molto bello, però anche qui ha il suo perché, attraversare i villaggi, vedere come vivono
le loro case. Comunque siamo immersi sempre nel parco, perché il parco ce l'abbiamo a sinistra e alla nostra destra comunque abbiamo verde e montagna a profusione, quindi natura sicuramente a go-go. Voglio dire, non sarà il passo di prima, ma comunque è estrema qualità anche questa strada qui. Il manto è perfetto ed è molto 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 sinuoso. Sinuosa, bella. Guardate che strada che è. Asfalto ottimo, traffico quasi nulla, qualche macchina senza opposto al nostro, ma complice probabilmente la giornata è domenica, ora di pranzo. Ecco, diversi cani randagi, quelli sì. Ohrid, siamo arrivati ad Ohrid. Adesso andiamo alla ricerca di un punto dove cambiare i soldi, anche se è domenica ed è un po' ardua la cosa, ma sono le 14:30, siamo arrivati a Ohrid. Adesso siamo fermi in un punto di fianco alla Western Union. Siamo fermi qui alla ricerca di, questa è la zona più commerciale di Ohrid, e adesso dobbiamo trovare un centro, un punto, un qualche cosa, un qualche esercente, un qualche esercizio, un ufficio cambi per cambiare gli euro in dinari. E domenica sarà un po' difficoltoso, ma siamo ottimisti. Qua c'è un ufficio cambi, però è chiuso. Ma mi ha detto il signore che a 100 metri sulla sinistra c'è un ufficio che cambia gli euro. Se vai lì, questo signore qui mi ha detto che se vai lì... Sulla sinistra qui, la curva devo attraversare. No, mi ha detto 100 metri sulla sinistra. Immagino che sia qui. Comunque mi butto un occhio pure io. Cambio money fatto. Direzione, struttura. Siamo riusciti, anche se domenica, a trovare un ufficio. Forse era l'unica aperta, quello che abbiamo capito. Ovviamente tutto in all black, zero biglietto cinzia, senza ricevuta, senza un documento d'identità, senza nulla. L'importante è avere i soldi in mano. Guarda qua sotto che roba, tanta roba. Mancano 5 km alla nostra struttura. La struttura di questa sera ha una vista mozzafiato. Peccato che bisogna fare questa discesa, la stanza impervia. Dal balcone di casa vediamo il mare. La struttura è molto spartana, è molto grezza, semplice. Spendiamo 20 euro. Abbiamo una doppia con bagno. Adesso vi faccio vedere la vista della nostra struttura. La premessa ve l'ho fatta, la stanza è molto semplice, spartana, però la vista non si discute. Camera 103. Allora, lasciate perdere che è stata invasa da noi. Quello su cui mi vorrei soffermare maggiormente è la fantasia del bagno. Guardate questo bagno. Io è meglio che non mi pronuncio. Poi entrate, avete il rubinetto con già il sifone della doccia. Si fa oggi, si mette lì. Quindi tirate la tendina e è tutto qua. Devo dire però che l'inclinazione verso il centro è un'inclinazione talmente impegnativa, talmente importante, che non è uscita una goccia d'acqua nella stanza. Poi dalla stanza praticamente si va fuori e la vista è sicuramente incredibile. Questa è la vista che abbiamo dalla nostra struttura. Davanti a noi il lago. Siamo un po' bolliti, un po' cotti, un po' stanchi. Penso che faremo 2 passi, forse anche un tuffo al lago. E Cinzia ha detto, si vede quando prenoti tu e quando prenoto io. Adesso però andiamo a berci qualcosa, che io sto morendo. È meglio che non mi pronunci. Ho un'arsura di sete. Dai che ho sete, dai, ho sete, ho sete. Andiamo. Guardate qua che qualità. 2 passi da casa, guarda qua. Acqua è fresca, come vedete c'è un po' di ressa. Io ho fatto fare un volo al Mavic, l'acqua è superlativa qua.
Ragazzi, i colori del lago di Ocrida sono qualcosa di veramente incantevole. Inoltre ci ha regalato un tramonto letteralmente da cartolina. È stata una giornata veramente intensa. Siamo partiti molto presto questa mattina da Tirana con l'ansia di trovare chissà quanto traffico, essendo domenica. Fortunatamente siamo riusciti a superare Tirana in maniera molto veloce ed indenni e poi siamo tuffati su quelle strade che piacciono a noi, su dei passi fantastici. Abbiamo attraversato un parco strepitoso, abbiamo visto un santuario incredibile che si affaccia sul lago di Ocrida con dei colori spaziali. Avrete visto tutto quanto dal drone, che ve lo dico a fare, quindi è stata veramente una giornata molto molto intensa ma altrettanto bella. Che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.